Ciao a tutti, sono Cristian Costardi. Oggi siamo nel nostro ristorante di famiglia, il ristorante Cristian Emanuele all'interno dell'Hotel Cinzia, che si trova a Vercelli. Vercelli che è la terra del riso, dove abbiamo iniziato a pensare a come far diventare il riso, ma soprattutto il risotto, l'elemento che più ci rappresentasse nel mondo. Oggi all'interno di questo ristorante la cucina è quasi tutta completamente in mano a Manuel, che racconta la sua visione di cucina, la visione di un cuoco dolce che interpreta la cucina con uno sguardo diverso ma sempre contemporaneo, innovativo e attento a quelli che sono i gusti che vuole andare ad approfondire. La mantecatura, come abbiamo visto nel video sulla mantecatura all'onda, è uno dei momenti più importanti nella preparazione di un risotto. È il momento in cui togliamo il riso dal fuoco e aggiungiamo l'ingrediente che ci permetterà di ottenere la cremosità. Così come abbiamo fatto da scatto l'altra volta, dove vi abbiamo raccontato la mantecatura all'onda, l'utilizzo del burro e l'utilizzo del burro d'olio per poter mantecare i nostri risotti, oggi Manuel in cucina vi parlerà dei diversi generi di mantecatura. Li abbiamo divisi in latticini, vegetale, pesce, le conchiglie o molluschi, per poi passare al grasso animale. In questo modo tutti gli ingredienti possono diventare un elemento di mantecatura. Questo episodio è anche l'occasione per rinnovare la collaborazione tra Italia Squisita e Pentole Agnelli, ma di questo ve ne parlerò alla fine. Iniziamo a preparare il brodo di croste di grana padano, quindi prepariamo il rapporto di 1:1, quindi 1 chilo di acqua, 1 chilo di grana e mettiamo l'acqua nella nostra pentola e gli mettiamo il grana padano all'interno. Potete utilizzare delle croste di grana padano, delle croste di parmigiano reggiano, comunque formaggi a crosta dura. Potete utilizzare sia la crosta che la parte centrale. Quello che preferite utilizzare potete utilizzare senza problemi. Facciamo assorbire tutto il grana dall'acqua e portiamo questo brodo a 85 gradi, circa per 3-4 ore. Poi lo abbassiamo di temperatura, facendolo arrivare sui 50-40 gradi e poi lo riportiamo sul fuoco per altre 2 ore a 85 gradi. Qua abbiamo il nostro brodo che è pronto, l'abbiamo raffreddato perché dobbiamo separare la parte liquida e quella poca parte solida che abbiamo, che è tutta la parte del grasso di grana padano che noi utilizzeremo per mantecare, che poi conserviamo in frigorifero. Deve rimanere, come tutti i grassi che vanno aggiunti in fase di mantecatura, molto freddo per creare una bella cremosità al nostro risotto. Mentre la parte liquida del brodo la utilizzeremo in cottura. Ok, allora prepariamo il nostro primo risotto. Iniziamo con pentola calda senza nessun grasso all'interno. Dobbiamo tostare il riso per far aprire i pori. Arrivati a temperatura, la prima bagnata è sempre di brodo o acqua. Non si può pensare di poter cucinare questo risotto totalmente con il brodo di formaggio perché il riso ha bisogno di acqua, il riso nasce nell'acqua e muore nell'acqua. Anche per esempio cuocere il riso nel latte, il riso latte, il classico riso latte non si può cuocere totalmente in latte, bisogna partire comunque da acqua perché se tu cuoci in latte, il latte comunque è una parte grassa che va a saturare il chicco, quindi arriverai a un punto che questo riso non cuocerà più perché tutti i pori del riso sono saturi dalla parte grassa. Una cosa importante durante la cottura del riso, durante una salsa, qualsiasi cosa, ma questo è un accorgimento da pasticcere, non da cuoco, bisogna tenere i bordi puliti. Questo è tutto amido che noi perdiamo, se no. Bene, l'assorbimento del brodo è completo, ora andiamo con il brodo di grana padano. Sempre poco alla volta. Bene, siamo arrivati a cottura ultimata. Adesso spostiamo la pentola dal fuoco per andare in mantecatura. Le mantecature vanno sempre fatte con la parte grassa molto fredda e la pentola fuori da qualsiasi fonte di calore. Andiamo ad aggiungere
il nostro grasso che abbiamo ricavato dal brodo, quindi tutta la parte di affioramento di grasso. Cominciamo col movimento dell'onda e come vedete è cambiato perché questa piccola percentuale di grasso che abbiamo aggiunto è andata a creare molta cremosità all'interno della pentola. Stiamo andando a impiattare il nostro riso con le croste di grana padano col brodo di grana. Come vedete la mantecatura ha funzionato e ora facciamo il classico movimento di spiattellamento del riso, quindi da sotto. La mantecatura è sempre pensata come un elemento grasso che viene aggiunto al risotto per creare cremosità. Ma chi ha detto che bisogna per forza usare un grasso? In questo caso lavoriamo sul vegetale. Questa è una crema di zucca. A casa la potete ottenere mettendo la zucca al forno, facendola cuocere 40 minuti, il tempo che serve, frullare tutto senza aggiungere troppa acqua. L'importante è che voi arrivate ad avere una consistenza non troppo acquosa perché deve andare in concentrazione. Adesso noi il riso lo cuociamo fino a metà cottura bianco, da metà cottura in poi aggiungiamo la nostra crema di zucca. Lo lasciamo abbastanza asciutto in questa fase qua per riuscire ad avere un'ottima mantecatura con la parte vegetale della zucca. Come vi dicevo prima, che il riso cambia in base a quello che viene messo dentro, una crema di zucca accelera molto la percezione del riso cotto perché va a saturare il chicco, quindi sembra che il chicco sia già cotto, ma in realtà il chicco è ancora al dente, quindi devi stare attento sulla cottura su questo riso. Essendo inverno abbiamo pensato alla zucca, ma in realtà ci sono tantissimi altri vegetali che possono essere utilizzati per la mantecatura. I piselli, le patate, i cavolfiori, i broccoli. Si fa un lavoro precedente per renderli crema e una volta che si ottiene la crema si usa per mantecare. In questo modo possiamo avere un risotto cremoso, saporito ed esclusivamente a base vegetale. Aggiungiamo ancora un goccino di crema fresco per ultimare la mantecatura. E ora possiamo andare all'impiattamento. In questo momento il riso è impiattato, adesso andiamo a decorarlo come lo serviamo in ristorante, quindi andiamo a fare dei piccoli gocce di aceto balsamico. Il ciuffo della zucca. L'amaretto va a creare quelle coste della zucca un po' più diverse di colore e ricrea come se fosse una zucca nel piatto. Il prossimo risotto è ormai un classico per il nostro ristorante, ma in realtà è un classico della ristorazione italiana. È un risotto mantecato con una bisque di gamberi. Questa è quella che utilizziamo in cottura, quindi una bisque con la textura leggermente più morbida per far sì di facilitare l'assorbimento e poi utilizzeremo un altro bisque un po' più concentrata in fase di mantecatura. Questo solamente dovuto a farla ridurre, arriviamo ad ottenere queste consistenze. Come vedete siamo arrivati a metà cottura e adesso iniziamo a lavorare con la nostra bisque di gambero in cottura, quindi aggiungiamo la nostra bisque e proseguiamo la cottura. Continuiamo a girare il nostro risotto fino a cottura ultimata, quindi adesso man mano che assorbe noi aggiungeremo ancora del brodo della bisque per arrivare alla cottura, per poi andare in fase di mantecatura. Aggiungiamo la nostra bisque da mantecatura al risotto, darà struttura e anche un pelo di colore in più. Possono usare bisque di scampi, di astice oppure i fumetti di pesce. In questo caso profondità, mare in bocca
cremosità data appunto dalla riduzione della bisca. Mantecatura ultimata e andiamo a impiattare il nostro riso. Come vedete, pur non avendo utilizzato nessun tipo di parte grassa, abbiamo un'ottima cremosità e mantecatura di questo risotto. Quello che vi fa vedere Manuel adesso invece è una mantecatura fatto con un grasso, ma un grasso animale vero, non un burro o un olio. Viene mantecato con un grasso di rognone. Per questo risotto utilizzeremo un brodo di pepi. Noi utilizziamo i pepi di Sarawak, l'estremo nero, un pepe nero molto forte, e l'aromatico, che ha una parte più aromatica e un po' meno quella persistenza di pepe. Per preparare il brodo di pepe scaldiamo sul fuoco una pentola, giusto che sia un po' calda. Gli aggiungiamo i pepi macinati all'interno. Non potete sentire il profumo, ma viene su tantissimo profumo dato che la pentola è calda. E andiamo sul fornello e aggiungiamo dell'acqua per creare questo brodo di pepi. Ci servirà come starter di questa ricetta. Iniziamo la prima bagnata del riso tostato con questo brodo assoluto di pepe. Il nostro chicco di riso si va a riempire completamente degli aromi del pepe in questo caso. Continuare la cottura con il brodo, con acqua come preferite, per poi arrivare a mantecatura di questa ricetta con un grasso animale, però non un grasso animale che siamo tutti abituati a utilizzare tutti i giorni, quindi tipo il burro, no. Utilizzeremo un grasso di rene o rognone, che è la stessa cosa, ma possiamo utilizzare anche altri grassi animali, dipende da che ricetta voi volete fare. Se volete fare un risotto che parla di aia e di galli, andiamo poi a mantecare con un grasso magari ottenuto dalla gallina o dal grasso della pelle del gallo, così almeno c'è un filo logico su quello che andiamo a fare. Adesso mantechiamo con il nostro grasso di reni di bovino. Vedete la struttura che ha, è molto solida, come se fosse proprio del burro. Da freddo, come tutte le parti grasse in mantecatura, più fredde sono, un miglior risultato avremo finale. Gli diamo ancora un giro di pepe per aumentare la sensazione del nostro cacio e pepe senza cacio. Vedete, la struttura, gli amidi e la parte di grasso hanno lavorato anche in questo caso molto bene. Ora, classico movimento da risottaro. E per ricordare un po' cosa abbiamo utilizzato per mantecare, andiamo a mettere 2 pezzettini di grasso. Quando poi arriveranno al cliente e mischierà il risotto, andrà a creare comunque un'armonia e un aumento di sapore di questo grasso che abbiamo utilizzato per mantecare. E se vi dicessi di mantecare con un ingrediente crudo? In questo caso usiamo l'ostrica, per andare in purezza, per avere l'esplosione di sapore e per cambiare anche la temperatura di degustazione del risotto. Potete utilizzare qualsiasi ostrica che vi piace. Se non volete farlo con le ostriche, lo possiamo fare con le vongole o con le cozze, però sempre da usare a crudo, non da usare a cotto, perché a cotto sennò abbiamo un'altra consistenza. Quindi una volta che noi abbiamo pulito l'ostrica, andiamo a inserire in un recipiente per andare alla frullare e creare una sorta di crema di ostrica. Dell'ostrica manteniamo tutto e anche la sua acqua. Frulliamo le nostre ostriche. Dobbiamo arrivare ad avere un composto abbastanza omogeneo, senza pezzettini, quindi frulliamo bene il tutto. Siamo arrivati a 3/4 cottura. Aggiungiamo un pochino del nostro composto di ostrica per incominciare a insaporire il riso e a creare un po' di struttura. Ora andiamo a mantecare con il nostro preparato di ostriche, che sono sostanzialmente ostriche frullate. Qua sono 3 porzioni di riso, su 3 porzioni di riso come minimo bisogna utilizzare 1 chilo di ostriche. Il collagene del mollusco ci permette di creare questa mantecatura senza utilizzare nessuna parte grassa.
Quando mantechiamo tentiamo di avanzare un pochettino di quel liquido di ostriche che abbiamo preparato e lo mettiamo poi al centro del nostro risotto, così il nostro commensale trova anche l'ostrica pura e cruda che abbiamo utilizzato per creare questa mantecatura. E se chiedo a mio fratello che è un cuoco dolce di mantecare un risotto, cosa può succedere? Succede che il cioccolato bianco diventa l'elemento di mantecatura in un risotto cotto ad acqua, sale, pepe e alla fine finito con vaniglia e agrumi. Siamo arrivati alla cottura del nostro riso quasi dolce, diciamo. Adesso lo andiamo a mantecare e aggiungiamo qualche sapore. La vaniglia che utilizziamo noi, o utilizziamo vaniglia Tahiti o vaniglia bourbon. Quindi dobbiamo aprire la vaniglia e andiamo a tirare fuori solamente questi semini qua. La scorza del limone. Ok, iniziamo la mantecatura senza parte grassa, solo per mischiare gli amidi del riso e gli aromi che gli abbiamo aggiunto adesso dopo cottura perché la vaniglia è un po' come lo zafferano, non bisogna andarla a stracuocere troppo, se no tira fuori poi le parti peggiori che le parti più buone che può dare. Ok, arrivati a questo punto andiamo a mantecare con il cioccolato bianco. Da cuoco dolce è una mantecatura un po' ambigua ma molto funzionante. Il cioccolato bianco ci dà un apporto di parte dolce anche non troppo forte, quindi possiamo utilizzare questo risotto sia in chiave dolce che in chiave salata. E poi dà un'ottima consistenza, come vedete sembra mantecato in maniera tradizionale, invece è mantecato solo con cioccolato bianco, c'è una struttura veramente fantastica da vedere. Si può mantecare con tutti i cioccolati volendo, quindi si può fare anche un risotto al cioccolato fondente utilizzando poi mantecatura al cioccolato come l'abbiamo utilizzato in questa ricetta. Andiamo a aumentare la percezione del limone grattugiandogli altro limone fresco dopo l'impiattamento. Lo decoriamo con un pezzettino di bacca di vaniglia che volendo uno può anche masticare per aumentare la percezione della vaniglia, e con il cioccolato bianco lo andiamo a grattugiare leggermente sopra, anche se si scioglierà molto velocemente, ricorda un po' quello che abbiamo usato in mantecatura, come se fosse del grana padano, diciamo, dai. Questo risotto viene servito nel ristorante Cristian Emanuele di Vercelli come un dolce. La lattina che vedete alle mie spalle, creata dal genio di Bob Noto e un omaggio alla famosa Campbell Soup, non è più un contenitore, ma è lo scrigno in cui nascondiamo questo dolce. A fine pasto, la lattina viene portata a tavola, il commensale la apre e trova i chicchi di riso, il caviale e il cuoco dolce. Con questo video abbiamo approfondito ulteriormente gli ingredienti con cui potete affrontare la mantecatura e siamo sicuri di avervi dato lo spettro più completo di possibilità. Per aiutarvi ancora di più, Italia Squisita e Pentole Agnelli hanno dato vita a una collaborazione imperdibile, legata a uno strumento fondamentale per la mantecatura e ai libri di Italia Squisita. Non perdetevela. Un saluto agli amici di Italia Squisita da Vercelli, Dai Costardi Bros.